Ci aspettano circa 300 km se adesso non mi ammazzo per uscire da qui. 175esimo Tacin nell'ultimo mese. Sì, c'è il sole. L'S2, sto casco è una meraviglia, ma sta giacca, porca miseria. Sì, un piano è collassato sopra l'altro. Questa è esattamente la zona dell'epicentro, questo terremoto. Sterratino mattutino, sai che c'è sta niente qua, Adesso sta apri un muro nel frattempo. Nel tempo qui il navigatore brancola completamente il buio. Mia come invitante, io non dovrei farla sta cosa, ma come si fa a rinunciare una più bella dell'altra? Stai a vedere che risbuco da qualche parte il segnetto di una strada. Io mi devo fermare a capire dove sto andando. Manciulli, buongiorno. Ieri sono stato graziato dalla pioggia, ma oggi graziato, insomma, ultimi chilometri mentre cercavo di andare sulla montagna di acqua l'ho presa e oggi ho già un pochino cominciato e fortuna solo poche goccine. Allora ci aspettano circa 300 km, 6 ore e mezzo stimate, e andiamo in direzione ovest la prima parte della giornata e poi andiamo in direzione sud, la catena dell'Atlas. Tutto questo se adesso non mi ammazzo per uscire da qui, perché ieri per salire è stata, non sto scherzando, una delle cose più difficili che ho fatto in moto negli ultimi anni, che sembra niente, non è tutto fuorché niente. A scendere ancora, a salire non vi dico, perché poi non è manco dritto qui. Al posto dove ho dormito, veramente che grazioso, stanza carinissima, un po' rosa ma carina, cena fotonica, 175esimo Tacin nell'ultimo mese, ma veramente di una bontà inaudita. Quanto ho pagato? La 100 dirham, quindi 9-10 euro la cena, li valeva tutti, e la camera mi pare una quindicina, 14, qualcosa del genere. Top. Missione numero 1, Penza, fatti 270 km ieri, di cui un bel po' in salita, quindi ne saranno rimasti un centinaio. Lungo la strada non c'è granché. Non sono sicuro che sia quella, anzi probabilmente non è quella è quella accanto. Il Tuccalo dovrebbe essere un filino più a destra, dietro le nuvole, però vabbè, insomma ci vediamo sempre un quasi 4000 con un po' di neve sopra, accontentiamoci. Sono lì tu. Bonjour. Sì, c'è il sole. Oui. No. Ok. Perfetto. Merci. Grazie, au revoir. Tutti carinissimi che vogliono rimettermi sto tappo, ma sto tappo se non lo rimetto io succede un casino. Succede un casino quando lo metto io. Au revoir. Vabbè, io di nuovo sto bardato per i 7000 metri e fa caldo. E apriamo. Questa giacca aperta e chiusa non cambia niente, cioè cambia poco, insomma. Oh, mannaggia. Ma si fa sapere che problema c'hai? L'S2?
Sto casco è una meraviglia, ma sta giacca, porca miseria, per aprire e chiudere ste zip sulle maniche serve fare una riunione di condominio. Ok, allora, benza fatta, acqua ne abbiamo, batterie varie più o meno cariche. Come dicevo ieri, qua cominciamo ad essere abbastanza vicini all'epicentro del terremoto dell'anno scorso. Guardate sta casa, non riesco a capire se addirittura un piano è collassato sopra l'altro, cioè dove vedete tutti questi merletti ghirigori, quello è collassato sul piano di sotto, porca miseria, e sotto ci sono le finestre aperte, cioè questi stanno continuando a vivere con un pezzo di casa collassato sopra di loro, pazzesco. Terezzo, se questa c'hai di casa, dove vai? Madonna mia, la polvere. Qui il navigatore mi dà oceano fossile di 2 milioni di anni fa. C'è un cartello, c'è la stradina. Andiamo a vedere. Su Google Maps ci sono solo 3 recensioni, quindi probabilmente, come spesso accade da queste parti, magari è qualcuno che mette robe interessanti che in realtà non esistono per cercare di attirare turisti. Sterratino mattutino è sempre apprezzato. Dai, che non c'è sta niente qua, eh. Ah, mi sa che è l'unica cosa che risale a 2 milioni di anni fa, è l'ultima volta che c'è venuto qualcuno. Niente, dai, una coltivazione di fichiglia. Non ho mai visto la coltivazione, ho sempre visti spontanei, che figata! Ma che cuccioli! Fantastico, ho appena ricaricato il telefono, il telefono per un mese, che mi stava scadendo internet tra pochissimo. Il commesso che all'inizio, che parlava pure inglese, ha pure indicato dove sta la banca al Barid, che finora è l'unica che ho trovato che non fa le non applica commissioni sui prelievi. L'altra volta la Banca Popolare Marocchina 3 euro di commissioni su 200 euro di prelievo, che con 3 euro ci mando. Quindi andiamo a prelevare i soldi e poi ci buttiamo in mezzo a queste montagne e vediamo che ritira. Continua a piovigginare, però sempre goccioline così. Niente di preoccupante per il momento. Sta apri un muro nel frattempo. Aspetta, già sto banco, facciamo 2000 che sono 200. 8,9, risparmiamo la carta. Ok, questa è fatta. Facciamo un pronostico: qui sopra c'è il sole, lì piove, di giù piove tanto, vediamo se riesco a passarci in mezzo. A giudicare dal navigatore sembrerebbe di sì. Tanto sto più all'acqua però. Comunque anche stamattina fuori dalla guest house non c'erano nuvole sopra la testa e piovigginava. È un enorme peccato che non si veda, perché lì penso che
Sarete stato veramente da cartolina, c'è una vetta altissima, tutta libera davanti, quindi si vede tutta, si intravede che è piuttosto innevata in cima, mannaggia che peccato. Nel mondo io camminerò tanto che poi i piedi mi faranno male. Oh, guardate che bello l'arcobaleno a livello del terreno lì giù. Mi farà tanto male che come il sole all'improvviso scoppierà nel mondo. Che bellezza, e grazie per aver fatto uscire un po' di sole, un bel via un po' di nuvole. Mani mi faranno male, io lavorerò. E siamo a meno di 4 km da dove è stato individuato l'epicentro del terremoto del settembre 2023. E nonostante sia una zona veramente poco densamente abitata, perché questo è il primo centro abitato di medie dimensioni che incontro da almeno un'ora, ci sono stati ben 3.000 morti, che già sono tanti in assoluto, ma considerando anche la tipologia delle costruzioni qui, che soprattutto nelle zone rurali spesso le abitazioni, mattoni, fango e paglia, oppure addirittura in pietre, molto spesso hanno il tetto fatto di canne di bambù e legno rivestiti poi con delle pietre, quindi non sono esattamente delle strutture che se ti crollano addosso sei certo matematicamente di restarci sotto, anche se d'altro canto è vero anche che, come vedete qui, l'abitudine in molti paesi, ciao piccoli, è di costruire magari il piano terra e poi negli anni successivi espandere magari di un piano, lasciando i ferri del cemento armato esposti per poterci agganciare poi il piano superiore. Questo che vuol dire che il piano superiore praticamente è appoggiato sopra, fissato soltanto con quei ferri, e oltretutto quei ferri esposti alle intemperie per anni si sono arrugginiti, indeboliti, filtrata acqua tra i ferri e il cemento della struttura preesistente, con tutti i danni che potete immaginare. In questi casi il piano di sopra crolla e collassa interamente sul piano di sotto, come avete visto nelle immagini precedenti. Questa è esattamente la zona dell'epicentro del terremoto. Siamo a 1400 metri. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants to have you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Allora, qui io dovrei girare a destra, però vedo che c'è una strada che si incunea in quella direzione e ho visto delle montagne molto belle, quindi anche se sono un po' stretto con i tempi vorrei provare a dare un'occhiata, anche perché si è un pochino aperto il cielo, piovigina ancora, però sono delle montagne altissime. Quella vetta che abbiamo visto poco fa è un 3004, non ho trovato il nome, ma è circa 3004.
realtà qua ci stiamo andando a infilare sull'altro versante delle montagne, quelle alte stanno lì dietro e dubito che andando molto più avanti riusciremo a vedere qualcosa. Peccato, niente, mi rigiro anche perché sono un pochino stretto con i tempi, sia per le distanze sia per il meteo che in teoria va peggiorando nel corso della giornata. Ho trovato questa stradina che si inquina forse in una gola migliore, mi è rimasto talmente sullo stomaco non aver potuto guardare il Top Cal, e adesso se non cerco in tutti i modi di vedere almeno queste cime molto belle che ho intravisto dietro le nuvole, anzi dietro le montagne, approfittando anche di questa bellissima schiarita, e stanotte non ci dormo. Perché se continuo ad andare in una direzione diversa da quella a cui devo andare, stanotte non dormo comunque perché non ci arrivo a destinazione. Nel frattempo qui il navigatore brancola completamente il buio, non solo si è arreso e ha smesso di navigare, ma non sa neanche che esiste questa strada. Però no, in teoria. Mamma mia, com'è invitante, io non dovrei farla sta cosa, perché veramente non arrivo più. Ma come si fa a rinunciare? Mamma mia, una più bella dell'altra. Ma stai a vedere che rismuovo da qualche parte? Io ero convinto che qua fosse strada chiusa, che le avevo viste queste stradine che si incuneavano nelle montagne, ma me le dava tutte chiuse. Hai visto mai che vado a rintercettare quell'altra stradina laggiù? Niente, quella stradina che si arriva lì a sinistra prima del ponte, che vada morendo lì da qualche parte, le cime alte sembra che siano lì dietro, quindi dubito che arriveremo a vederle, però qua è bello e io davanti a me vedo disperso nel nulla il segnetto di una strada. No, io mi devo fermare a capire dove sto andando, perché più avanti vado, più se la strada è chiusa, sono cavoli.